Allora, vediamo come, come configurare la parte Android Auto. L'accensione, questo è, diciamo, lo schermo del display. Possiamo passare alla parte qui e anziché anziché CarPlay usiamo Android Auto. Ok, a questo punto prendiamo lo smartphone, attiviamo la ricerca, ok, ed è arrivato anche il KG, lo si seleziona, va bene, chiede anche qui l'abbinamento, vediamo se riesco, diamo l'ok e anche sul cellulare confermiamo il tutto. Ok, a questo punto il cellulare non ci serve più e abbiamo il nostro bel Android Auto. Allora, schermata in questo caso è quella del navigatore, vediamo se riesco a mettere, a bloccare, ecco, ok, così dovremmo avere, è un po' più scuro ma perlomeno si dovrebbe vedere tutto. Andiamo subito a dare un'occhiata, abbiamo le varie applicazioni, in questo caso ok. Le applicazioni sono quelle che avete installato sul smartphone. Nel mio caso io utilizzo principalmente o Google Maps per la navigazione, oppure l'altro che invece sto scoprendo sempre più interessante è Waze, però diciamo questo poi dipende molto dal tipo di applicazione che avete installato. Tipo Waze, vedete, ha, come si può dire, un'interfaccia molto simile, ma offre tutta una serie di vantaggi che poi eventualmente, se vi interessa, me lo scrivete nei commenti e vedrò di fare un video, diciamo, apposta. Sotto abbiamo la barra dei pulsanti, in questo caso dell'applicazione multimediale predefinita che sto utilizzando, che è io uso Simply Radio, ve la faccio vedere. Ok, ecco, ricordo che sono tutte applicazioni come si può dire, installate sullo smartphone. Se sono compatibili con il sistema Android Auto o Apple CarPlay funziona senza nessun problema. Vabbè, la radio in questo caso non mi interessa, non sono collegato a nessun wifi. Abbiamo comunque la classica Spotify. Poi andiamo a vedere un secondino nella parte delle impostazioni. Queste sono le classiche. Cambia il layout, contenuti multimediali o navigazione, e questo cambia la disposizione dello split screen. Quindi se torno nelle impostazioni mettiamo così, quando torniamo indietro troveremo la parte multimediale sulla sinistra e la mappa sulla destra, questo a seconda di come preferite voi. Ok, personalmente la lascio normalmente standard, poi avvia automaticamente la musica, uso lo smartphone, lo sfondo dello smartphone, va bene. Posizione del conducente, vediamo qui cosa cambia. Vabbè, questo cambia in teoria poco o niente, nel senso che una delle cose che rimane sempre attiva
è purtroppo la barra in basso, dove mostra comunque, non so se riesco a farvelo vedere, abbiamo il segnale, in questo caso è un 3G ma con pochissimo, lo stato della batteria, l'orologio e niente di più. Poi a seconda del tipo di applicazione che andate ad utilizzare cambieranno. Andiamo a vedere. E abbiamo la musica, è molto tutto è legato alla come si può dire? È legato al tipo di applicazione sostanzialmente. Ok, non ho attivo in questo caso il MyRoot, per cui non è possibile utilizzarlo. Vabbè, poi la parte YouTube, la parte WhatsApp, queste ripeto sono sempre solo applicazioni. Resta comunque sempre possibile switchare da un cruscotto all'altro, per cui, e questo sia tramite tasti fisici che, tipo nel caso di Android Auto attivo, basta premere esci e lui torna qui, basta ripremere il pulsante e lui ritorna sulla schermata di Android Auto. Per cui tutto sommato direi che il comportamento è abbastanza classico. Il LED che vedete, perché in realtà lui, visto che sono collegate le due telecamere, stanno registrando, cioè quindi hanno un monitoraggio attivo sempre, e con la possibilità di switchare tra una e l'altra. E poi abbiamo il blocco dello schermo, e questo è sicuramente, ecco, a livello qualitativo, come vi ho detto già negli altri video, è sicuramente ben fatto. A me sembra veramente un gran bel prodotto, e non perché me l'hanno mandato gratuitamente, nel senso che ho provato un'altra serie di dispositivi di un altro produttore, anche loro erano molto belli. Peccato che poi ho scoperto che abbiano un servizio di assistenza clienti che è veramente qualcosa di penoso, e vabbè. Ok, direi che per questo video è tutto. Come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto, vi è stato utile. Vi invito, come sempre, anche se poi diciamo siete pochissimi quello che lo fanno, ad iscrivervi al canale, è totalmente gratuito, ma è un modo per restare aggiornati e per darci una mano. Darci una mano nel senso che ci permettono di acquisire maggiore visibilità. Restare aggiornati se attivate la campanella ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, tra cui anche approfondimenti su prodotti di questo tipo, verrete avvisati. Tutto qui. Non è obbligatorio, giustamente, per cui, però se lo fate ci fate sicuramente un grosso favore, anche perché onestamente non è che un canale così piccolo guadagni dalle visualizzazioni. L'unico guadagno che può avere magari nell'ottenere prodotti scontati o, come in questo caso, gratuiti, però nessuno vi può obbligare, e sono contento se guardate i video del nostro canale. Grazie e alla prossima.